Orion Pax e D16 sono amici per la pelle e minatori sul pianeta Cybertron. I due vogliono fare la differenza e si inoltrano in superficie. Ma cosa c'è realmente là fuori? Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti su Wikos, io sono John Mira e oggi parlo del film animato Transformers One di Josh Cooley. Vi ricordo subito di seguirci su YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok e Twitch. Trovate una marea di contenuti e ogni settimana ne escono di nuovi. Se vi piacciono i Transformers quanto me, vi consiglio di recuperare il mio video dove parlo dei migliori film della saga e anche la recensione del film dell'anno scorso, Rise of the Beast. Comunque questo nuovo film con i robottoni di Cybertron mi è piaciuto, e non poco. Dai trailer sembrava interessante e faccio notare che nel secondo trailer c'è un riarrangiamento del famoso tema della serie animata anni 80. Comunque quando ci sono questi prodotti come Transformers o Star Wars che fanno presa direttamente al mio cuore, so che devo essere oggettivo nel dare un giudizio a persone che magari non sono fan quanto me. Josh Cooley arriva dalla Pixar e ha diretto Toy Story 4. La regia è valida, tutto è molto chiaro, c'è ritmo e sa come immergere lo spettatore in questa avventura. Questo Transformers è un prequel delle storie che abbiamo già visto al cinema. Nel prologo ci viene mostrato come nasce il pianeta Cybertron e di come vivono i Transformers dopo aver perso un'importante guerra contro degli invasori. E soprattutto conosciamo i futuri Optimus Prime e Megatron, prima di avere questi nomi leggendari senza avere la capacità di trasformarsi. Ecco, questo è il cuore della pellicola e infatti una delle cose più riuscite, il rapporto tra Optimus e Megatron quando erano amici fraterni, l'evoluzione di questo rapporto e di come alla fine siano diventati nemici mortali, il cambiamento interiore di D16 va a gradi ed è mostrato benissimo, non diventa un villain in 10 secondi, non è una sorpresa, lo sanno anche i muri, uno diventerà il leader degli Autobots e l'altro dei Decepticon. Altra nota molto positiva è come infatti i due incontreranno personaggi cardine delle due fazioni come Bumblebee, Starscream, Elita, Soundwave, Shockwave, eccetera eccetera. Il progetto prende tantissime idee dalle serie animate ma anche spunti originali. La nota dolente è che a livello di sceneggiatura nei primi 30-40 minuti ci vogliono far conoscere questo mondo, i personaggi, ok, ma la trama principale è un'evoluzione prevedibile. Sai quasi tutti i colpi di scena in anticipo e sai dove andranno a parare con alcune vicende. Invece al secondo tempo arrivano sorprese, cambi di rotta pesanti e man mano i personaggi saranno parecchio approfonditi. Si arriverà ad un terzo atto che per me è stato emozionante e spettacolare. Il film comunque è carico di ironia, i toni diventano un po' più seri negli ultimi 30 minuti. Tecnicamente il film è di alto livello, la grafica è ottima e anche qui il design dei Transformers si rifà principalmente alle prime stagioni animate. La colonna sonora di Brian Tyler è buona ma non memorabile. Per quanto riguarda le voci dei vari personaggi ci sono un sacco di star: Chris Hemsworth e Orion Pax, Brian Terry Henry e D16, Scarlett Johansson e Lita, John Hamm e Sentinel Prime, Keegan Michael Key e B127, Steve Buscemi Starscream e Lawrence Fishburne Alpha Trion. Cioè ragazzi, il film è un nuovo inizio, la base di una nuova possibile saga e cavolo io voglio un sequel. Per un fan sarà un film esaltante e per chi non conosce la materia può essere una scoperta. Voto 7,5, un'avventura per tutta la famiglia e per me uno dei migliori lungometraggi dei Transformers. Questo è il voto oggettivamente, ma il fan che in me urla un 8 pieno. Saluti da John Megatron e forza Decepticon, alla prossima!